Salve a tutti, bentornati su The Silicon Channel. Oggi ho- volevo fare una riflessione con voi per quanto riguarda Linux, perché ho visto online diverse opinioni che non mi convincono al 100%. Sarà un video a braccio, non ho uno script, non ho preparato nulla, solo dei punti fondamentali per quanto riguarda gli aspetti chiave di chi approccia Linux per la prima volta. Allora, parto col parlare della mia esperienza, quindi io ho iniziato con Ubuntu, classico direte voi, l'avevo visto installato sul portatile di mio zio e praticamente mi sono innamorato di quell'interfaccia dai colori caldi, esotica, particolare, che non avevo mai visto prima. E mi piacevano un sacco i suoni di sistema, lo so è banale, però diciamo che l'aspetto audiovisivo, l'estetica mi avevano attirato un poco. E mi sono domandato perché non provare a installarlo anche sul mio PC portatile, tra l'altro molto simile a quello suo. Molto simile, il suo era un Intel Core 2 Duo da 1,8 GHz, scheda grafica Nvidia dedicata, era, mi ricordo, una 9400, forse qualcosa di simile, 9005. E il mio era un Turion dual core 64 bit, 2 GHz, sempre 4 GB di RAM e scheda video dedicata AT Radeon 3470 con 256 MB, quindi diciamo che avrebbe girato senza problemi. Insomma, quindi ho detto proviamo. Allora, al primo impatto la cosa più, almeno che ha spaventato me, che più spaventa è l'installazione delle applicazioni, perché abituato su Windows, dove voi installate le applicazioni praticamente www.nomeapplicazione.it e poi c'è il tasto download. Su ambiente GNU Linux non è quasi mai così, o comunque se c'è l'alternativa online è comunque sconsigliata, perché è meno sicura. Sul sito ufficiale sì, va bene, però di solito è sempre consigliabile installare i pacchetti tramite il package manager, che sia PT di Ubuntu, che sia Pacman di Arch, che sia ora non mi ricordo gli altri URPM, che da altre distro lo usate poco. Comunque è sempre consigliabile installarlo da lì. Poi sì, ci sono altri metodi, quindi io iniziai a smanettare col terminale sudo apt get install nome applicazione. Poi ho imparato anche che si potevano compilare, cioè si scaricavano i sorgenti anche dallo stesso package manager, perché era possibile farlo, e si compilavano con dei comandi. C'era ora su Ubuntu, mi ricordo, c'era build app, qualche cosa, pt build app, si scaricavano i pacchetti per la compilazione, gcc, queste cose qua, insomma era molto divertente farlo. Quindi poi ho scoperto che c'erano altri metodi per installare le applicazioni, che erano appunto quello di scaricare poi più avanti, quando si sono sviluppati questo metodo di pacchettizzazione, i Flatpak, gli Snap, specialmente su Ubuntu perché sono quelli sviluppati da Canonical, e poi i miei preferiti, che sono anche quelli che voi dovreste preferire, gli AppImage, che sono quei pacchetti diciamo universali, un po' come i file .exe di Windows, installabili su qualsiasi sistema, perché sono praticamente sandboxati all'interno del loro ambiente con tutte le loro dipendenze, e per questo pesano molto di più dei pacchetti normali, perché se voi scaricate Audacity, scaricate il bin, l'eseguibile, e poi tutte le dipendenze magari già sono installate o ne dovete installare poche che condividete con tutti gli altri pacchetti del sistema operativo, mentre questi pacchetti qua hanno tutto al loro interno. Ora c'è una differenza tra Snap, Flatpak e AppImage. Ora dovrei fare un video a parte perché non mi ricordo esattamente le differenze, però so che AppImage è quello più affidabile, e poi c'è anche un modo per mettere l'icona su, per esempio, la dock. Avevo scoperto un modo per farlo, funziona. E c'è anche un metodo per installare gli aggiornamenti, se non ricordo male, di AppImage, che una volta ho provato, ma ora non ricordo perché non li uso spesso. Preferisco sempre usare i pacchetti, quelli classici, oppure compilarli, in questo caso, nel mio caso lo uso Arch con Aur dall'Archivus Repository.
Quindi diciamo che questo è stato il primo scontro. È stata dura perché io a volte mi stressavo, tornavo su Windows perché dicevo, caspita, per installare un'applicazione così difficile. E poi su Ubuntu mi capitava spesso che si rompevano le dipendenze con gli aggiornamenti, con installando un pacchetto in maniera magari errata. Era un po' stressante questa cosa. Poi più avanti si sono diffusi anche gli store, quindi per esempio voi aprite il classico store di qualsiasi distro che poi alla fine è sempre lo stesso, l'interfaccia è praticamente identica su quasi tutte le distro, scaricate, installate, però molto più spesso voi installate i Flatpak, è difficile che loro vi installino il pacchetto classico con il package manager proprietario. Questo è un motivo di frammentazione, è una cosa negativa di Linux, questo sì è vero. Infatti lo stesso Linus Torvalds dice mi rompe le palle sviluppare per Linux perché è un casino, perché con tutte le distro, i package manager, i metodi di pacchettizzazione dei vari software è un bordello, io non me la sento, anche lui stesso, il creatore del kernel Linux, si rifiuta, quindi questo è molto divertente. Comunque, a parte questa parentesi aneddotica, diciamo che la prima difficoltà è questa. Poi, per quanto riguarda l'interfaccia, ci si abitua, diciamo, subito perché alla fine le impostazioni si trovano facilmente, poi il browser e i vari programmi sono più o meno sempre gli stessi. C'è da sbattersi un po' per la configurazione del sistema, perché se voi su Windows quasi tutto lo fate via interfaccia grafica, su un Linux, anche un semplice Ubuntu, molte cose vanno fatte al terminale. Faccio un esempio: per deframmentare il disco, perché all'epoca non c'erano gli SSD, lo devi fare dal terminale, o comunque era l'opzione che trovavi prima online, non è che c'è un programma dedicato con l'interfaccia grafica. Per fare il check disk lo devi fare dal terminale, per fare gli aggiornamenti, sì, c'è l'interfaccia grafica, però dal terminale hai più controllo perché molto spesso vedi se c'è qualcosa che si rompe, perché c'è tutto l'output verboso. Ora non mi vengono in mente altri esempi. Comunque molte cose per quanto riguarda la configurazione dei sistemi, cose. Ah, per esempio la configurazione di ZRAM, la configurazione quindi del caching, dello swap, della compressione della RAM. Tutte queste cose sono fatte via terminale, anche la configurazione dei dischi sul file fstab praticamente va fatta da terminale, quindi che so, se volete un file system con una compressione di tipo LZO oppure non mi ricordo ora ZSTD e volete il grado di compressione per valutare la velocità, tutte queste cose praticamente dovete settare con un editor di testo tipo Nano via terminale e poi riavviare il sistema. Poi altro scontro che c'è stato è stato, a parte l'installazione dei programmi, il fatto della compatibilità hardware, perché ora un esempio banale: il mio portatile aveva un 2.1 come sistema audio, aveva due casse e un subwoofer e all'epoca andava molto, ora non si usa più questa cosa, è molto rara, ma prima i migliori portatili, anche di fascia medio o bassa, non solo quelli di fascia alta, avevano un audio multicanale che ora non si trova più. E devo dire che si sentiva molto bene, ma non sono mai riuscito a farlo funzionare, perché praticamente Linux, pur supportando il chip audio, non supportava questa configurazione multicanale del mio portatile. Ero riuscito ad attivare il subwoofer, però suonava malissimo perché in pratica non era impostato correttamente, quindi io non so come lo facesse suonare lui, se tipo il subwoofer era un canale destro-sinistro e non come un vero e proprio subwoofer, quindi sempre un casino. Poi io mi guardavo tutti i changelog dei nuovi kernel che uscivano e dicevano il prossimo kernel supporto all'audio migliorato, speravo sempre quando facevo l'aggiornamento di Ubuntu, passavo dalla versione nuova, da quella vecchia a quella nuova, che si migliorasse questo aspetto. Non è mai successo, quindi io l'audio 2.1 sul mio portatile con Linux non me lo sono mai goduto, devo andare su Windows oppure mettere due casse esterne per sentire meglio. Un vero peccato. Questo è un esempio, l'esempio più lampante che mi viene perché è quello che è successo a me. Per quanto riguarda la scheda grafica e tutto il resto, non ho mai avuto problemi. Se non sbaglio, io già la scheda che avevo era un po' vecchiotta perché già c'erano le serie 4000, forse stavano uscendo le 5000 di ATI, quindi all'epoca ATI, non AMD, ATI.
e quindi diciamo che non ho avuto problemi con i driver classici, quelli Mesa, non ho mai avuto problemi, rilevava la scheda video correttamente, ha sempre funzionato bene. La cosa che non funzionava era il crossfire, perché se non ricordo male, il chip video che era integrato nel chipset, perché all'epoca c'erano i chip integrati all'interno del chipset della scheda madre, praticamente non veniva rilevato, o se era attivo non funzionava in modalità crossfire, quindi per la generazione di frame in alternanza con quello discreto, diciamo. E avevo provato a farlo funzionare in mille modi, ma mi pare di non esserci mai riuscito. Però era attivo, cioè quel chip era attivo, lo vedeva, ma non era utilizzabile. Quindi lui andava a usare, non è che avesse cambiato grandi cose, però qualche FPS in più su un PC che era molto poco potente avrebbe fatto piacere, ecco. Soprattutto non tanto per i giochi, perché su Linux all'epoca non è che c'era Proton come adesso, quindi giochi diciamo portati su Linux davvero pochi, anche quelli nativi, quindi, ma più che altro per le interfacce grafiche, per gli ambienti grafici, che è il prossimo punto. Ambienti grafici che è un mondo, cioè su Linux poi vi potete sbizzarrire, non è come quella schifezza di Windows che avete solo quella e poi se cambiate qualche parametro crasha il sistema. Su Linux praticamente, con le dovute accortezze, potete installare anche più ambienti grafici contemporaneamente, senza problemi, solo che appesantite un po' il sistema, perché ci saranno dei pacchetti duplicati, perché c'è l'editor di testo di GNOME, c'è l'editor di testo di Mate, c'è l'editor di testo di Enlightenment, c'è quello di KDE, c'è quello di... insomma e così via. Quindi una volta che voi installate un ambiente grafico, la maggior parte dei pacchetti di utilizzo più comune che vengono forniti con quell'ambiente grafico vengono poi duplicati, quindi il mio consiglio è sempre magari di fare uno switch, disinstallarne uno e installarne un altro, perché io facevo che le installavo più di uno alla volta e avevo un po' di problemi per quanto riguarda questo aspetto. Però è una cosa bellissima perché voi potete personalizzare il sistema anche con un ambiente più confacente alle vostre necessità, alle vostre abitudini. Se magari venite da macOS, ci sono le dock, ci si possono installare le dock, si possono configurare i pannelli in modo da essere più simili a macOS o a Windows, per esempio KDE e Cinnamon sono i più indicati per chi è familiare all'utilizzo di Windows. Mate è particolare, Enlightenment è bellissimo, anche se è molto di nicchia, poco sviluppato, però era ai tempi uno di quelli che aveva iniziato a supportare insieme a GNOME, praticamente, se in realtà si pronuncia NAM, ma vabbè, aveva iniziato a supportare Wayland in modo nativo e aveva delle icone bellissime, buggatissimo, crashava sempre, c'era qualche problema, sempre con Enlightenment, non so se l'avete mai provato. Però vi consiglio di darci un occhio. Io ho visto, mi pare che non è più tanto sviluppato, anche se già all'epoca era molto poco sviluppato, però se si può installare sulla vostra distro senza creare troppi problemi, vi consiglio di provarlo perché è davvero carino. E tra l'altro è molto fluido, leggero, ma ha una grafica molto accattivante. E poi non so, altri ambienti grafici, ho provato XFCE, ho provati un po' tutti, si può dire. Ho provato anche LXDE, ho provato LXQT perché avevo un vecchio PC con un Pentium 4 e una vecchia Radeon 7000 e praticamente potevo farci girare GNOME o robe pesanti. Anzi, una volta è riuscito a farci girare Mate, però andava molto, molto a rilento. Insomma, questa è una possibilità, ma anche una difficoltà in più perché giustamente voi vi trovate spesati perché magari ogni distro ha il suo ambiente grafico e dovete un po' ambientarvi, capire dove sono le cose che vi servono, come settare le cose in maniera più opportuna per il vostro workflow quotidiano. Poi una piccola parentesi per quanto riguarda gli antivirus. Su Linux, non che non servano, possono servire più che altro per tutelare se avete una macchina Windows in dual boot sullo stesso disco o avete comunque un disco dove scrivete sia con Linux che con Windows, come nel mio caso. Praticamente è consigliabile metterlo perché ogni tanto si fa una scansione, dico, comunque sono antivirus che lasciano il tempo che trovano perché sono molto limitati rispetto a quelli che trovate su Windows, quindi
Diciamo che sì, è buono fare la scansione ogni tanto. Io ne ho trovato uno che si chiama Maldet, che è il migliore che ho trovato finora, che è basato sul motore di scansione di ClamHub, però funziona meglio. Fa una scansione molto più approfondita e ci sono trovato meglio. Ovviamente tutto da terminale, non ha interfaccia grafica. ClamHub ha un'interfaccia grafica, però non mi fa impazzire. Ho anche una scansione per quanto riguarda i rootkit. Insomma, se volere potere magari poi farò un video più avanti. C'è qualcosa, però diciamo che su Linux è difficile che prendiate virus, perché se scaricate i pacchetti dai repository ufficiali sono piuttosto controllati, anche se non è vero, perché è successo di recente, se avete sentito una notizia per quanto riguarda il pacchetto di, se non ricordo male, era 7zip, che era stato corrotto perché uno sviluppatore ha inserito del codice malevolo nel tempo a porzioni e praticamente era infetto, quindi chiunque avesse installato quel pacchetto corrotto avrebbe avuto una vulnerabilità per quanto concerne, se non sbaglio, colpiva il protocollo SSH, quindi da remoto qualcuno poteva entrare nel computer e prenderne il controllo, se non ricordo male. Quindi anche su Linux sì, esistono i virus, sono anche abbastanza facili da prendere, però ce n'è molti di meno, perché praticamente è un sistema che è, per quanto riguarda il lato consumer, è molto meno targetizzato dai crackers, dagli hacker malevoli, black hat, come li potete chiamare. Io non li chiamo hacker perché hacker è un termine che si usa in modo errato. Comunque, sì, poi mi direte sì, ma Linux è installato sul 99,9% dei server, vero, però quello è un altro tipo di ambiente, quindi lì poi gli attacchi sono molto più frequenti ed è meno sovente che un black hat hacker attacchi una piattaforma Linux mainstream, cioè ci sono, per carità, ci sono però vulnerabilità, ci sono insicurezze, ci sono bug, ci sono falle di sicurezza, ovviamente 100% come Windows, come macOS, però è una cosa che accade più di rado, specialmente se state attenti. Per quanto riguarda il gaming, io, non essendo un pro gamer, posso darvi il mio modesto parere, che non sarà quello ovviamente di chi gioca ogni giorno, di chi ha sperimentato molto più di me. Io ho sperimentato con Steam una volta e avevo provato a fare girare qualche cosina, ma niente di particolare. Poi ho scoperto Lutris e mi sono innamorato, perché praticamente con Lutris poi lui ha degli script predefiniti per ogni gioco, anche esterno dai vari diciamo fornitori, che so, GOG o Steam oppure Epic. Quindi se voi avete un gioco che so di 20 anni fa, lo volete fare girare, lui è molto probabile che abbia degli script per farlo funzionare alla quasi perfezione o alla perfezione sul sistema Linux, senza che dobbiate diventare pazzi. E praticamente Lutris sfrutta anche la libreria Proton di Valve per farli girare, quindi praticamente è sempre lì Proton, è sempre pronto a semplificarvi la vita. Devo dire, io poi ci sono anche dei launcher dedicati, che so, per esempio volevo installare io una volta Genshin Impact, si chiama Anime Launcher, praticamente traduzione è un launcher anime, un po' così, un nome molto banale, che vi permette di installare Genshin Impact sul sistema, ricevere aggiornamenti, tutte cose, e funziona benissimo, cioè devo dire che mi ci sono trovato bene. Ho provato a fare girare altri giochi, ho provato a fare girare GTA 4 senza problemi, ho provato a moddarlo, però poi ho iniziato a crashare un po', quindi non so con le mod, ecco, se siete appassionati di modding non saprei. Io con GTA 4 ho avuto brutte esperienze, con le stesse mod che avevo installato su Windows, su Linux davano problemi. Poi i giochi che hanno gli anti-cheat, ovvero il ban, per chi usa Linux come mi piace chiamarlo a me, perché non serve a niente. Praticamente avete problemi, perché per giocare online dovete per forza essere in modalità legale, a rispettare questi ban che loro mettono, e quindi se non rispettate il ban parlando di ban software,
ci sono gli anti-cheat kernel mod che ora vanno tanto di moda, per esempio su Battlefield 6, piccola parentesi di cyber security. Ecco, io, fossi in voi, non andrei a installare certi videogiochi sul mio computer Windows, perché già Windows è un colabrodo per quanto riguarda la sicurezza informatica. In più, voi praticamente state dando le chiavi della vostra cameretta di casa, dove avete la vostra scrivania, il vostro computer, i vostri dati e tutto, in mano a uno sconosciuto che vi dice toc toc, ciao, se volete avere rapporti con me, rapporti videoludici intesi, dovete darmi le chiavi del vostro computerino, se no niente. Quindi voi praticamente state dando accesso al vostro kernel, al cuore del vostro sistema operativo, a non sapete chi. E tutto per quale motivo non lo so, perché non so che cosa servono questi anti-cheat, visto che finora se ne è fatto a meno. Ora in questi ultimi anni va tanto di moda l'anti-cheat, non capisco. Comunque, fatto sta che è una bellissima, grandissima falla di sicurezza, perché fare accedere al kernel mod a programmi che non siano quelli del sistema operativo è una pratica da sconsigliare, ma proprio fortemente. E anche poi per un fatto di stabilità, perché se crasha qualcosa a livello kernel, praticamente si porta giù tutto il sistema. Quindi non è una buona pratica installare questi giochi. Questa è una piccola parentesi di cyber security, ecco, perché nessuno ne parla. Poi ci si lamenta, ci sono virus che si diffondono, perché prendiamo un esempio di un gioco che è serverless, che gestisce l'online in modalità senza server, quindi peer to peer. Non mi ricordo se c'è Call of Duty, c'è un gioco mi pare, mi ricordo se Call of Duty, forse GTA anche, GTA Online, se non sbaglio è serverless, è peer to peer, quindi avete una connessione diretta con gli altri peer, quindi con gli altri utenti. Ecco, se qualcosa di malevolo riesce a infiltrarsi in questi canali di comunicazione e ha accesso al kernel, quindi ha i diritti di amministratore sbloccati, sono uccelli senza zucchero, direbbe qualcuno. Quindi io, fossi in voi, ci penserei due volte. Oppure si dovrebbe trovare un modo per sandboxare questi giochi, ma hanno comunque accesso al kernel, quindi non vedo che si possa sandboxare qualcosa che gira a livello kernel. Comunque non sono così esperto da darvi suggerimenti al riguardo. Piccola parentesi così di cyber security. Poi un'altra curiosità: su Linux esistono diversi file system, quindi che so, voi su Windows formattati in NTFS, sui vecchi Windows si formattava in FAT32. Su Linux ce n'è almeno una decina buoni di file system. C'è ZFS, BTRFS, c'è Ext3, Ext4, Ext2, c'è... oddio, ora non mi vengono, ce n'è davvero tanti. C'è F2FS, che sarebbe Flash Friendly File System, sì. Ce n'è davvero tanti, e praticamente ognuno è ottimizzato per un certo tipo di carico di lavoro, un certo tipo di hardware, quindi SSD, dischi rigidi, eccetera eccetera. Poi c'è anche uno scheduler per quanto riguarda l'accesso al disco. Io mi divertivo praticamente a modificare lo scheduler per quanto riguarda l'accesso al disco, perché ogni scheduler ha pro e contro. C'era Noop, che mi ricordo che era quello nudo e crudo, che aveva un accesso diretto al disco senza fare diversi magheggi, code eccetera. Poi ce n'era un altro, non mi ricordo perché è passato un po' di tempo. C'erano altri scheduler per quanto riguarda l'ottimizzazione delle prestazioni del disco, e come il sistema operativo accede ai dati sul disco, in pratica, che era una figata, e che hanno dei pro e contro, e poi ci sono i vari benchmark online che vi dicono quale è meglio rispetto all'altro, così come i file system, perché ogni file system ha delle prestazioni migliori o peggiori a seconda del carico che voi applicate, quindi se è un carico intenso, se è un carico che ha accesso casuale ai file, lettura, scrittura, il tipo di disco, se è un SSD, se è SATA, se è un VMI, eccetera eccetera. E io mi divertivo a smanettare con queste cose per fare esperimenti. Poi ci sono dei file system più avanzati tipo BTRFS o B3 file system, ognuno lo chiama un po' come vuole,
che praticamente ha la possibilità di fare gli snapshot, che sarebbero come dei punti di ripristino di Windows, però su Linux. Sono praticamente degli stati del sistema che vengono cristallizzati, memorizzati in una cartella, o per esempio ogni aggiornamento che fate del sistema, no? Quindi se qualcosa si rompe voi potete tornare indietro. Ed è una gran figata, specialmente per dei sistemi rolling release come per esempio Arch Linux. Io infatti l'avevo provato, però non sono stato capace di farlo funzionare, perché una volta avevo rotto qualche dipendenza, volevo tornare indietro con lo snapshot e non sono riuscito a farlo, ho dovuto riformattare il PC. Infatti ora ce l'ho in XT4, anche perché io ho un RAID di SSD, quindi con Bit3FS non riuscivo a configurarlo nel modo corretto, non ero riuscito a trovare delle guide dettagliate. Quindi questo è un altro aspetto di Linux che voi potete customizzare, ed è anche una difficoltà in ingresso in più rispetto a un altro sistema che questo di qua questo aspetto lo dà per scontato, come macOS, che usa, se non sbaglio, APFS, se non ricordo male, l'ultimo file system è questo, o a Windows che usa NTFS, eccetera eccetera. Quindi diciamo che è un pro ma anche un contro, perché come si suol dire, la potenza senza il controllo è nulla, quindi bisogna saper padroneggiare questi strumenti prima di creare danni al proprio computer. Per quanto riguarda una cosa che mi tocca particolarmente, vorrei parlare appunto dei driver proprietari che su Linux si possono installare benissimo, e se voi avete una distro all'altezza di tale nome non dovreste avere problemi. Allora, il caso più emblematico è quello di Nvidia ed è il dito medio di Linus Torvalds che praticamente ha fatto il giro del web. Allora, io non ho mai avuto problemi con Arch Linux, perché parlo solo di Arch Linux, si è usato anche altre distro, perché ai tempi avevo il portatile con la scheda ATI e i driver erano dei driver legacy, diciamo vecchi, integrati nel kernel, non erano dei driver proprietari, perché per la mia scheda video, che era un po' vecchia, non c'erano. Quindi non ho provato gli AMD GPU che sono usciti dopo, e ora ci sono altri driver più nuovi, ora non ricordo perché è un po' che non ho una scheda AMD. Con Nvidia praticamente è stata la prima volta che ho installato il driver video proprietario. Mai avuto problemi in 10 anni. 10 anni no, forse anche meno, perché il portatile mi è morto poi più avanti, diciamo 7-8 anni. 7-8 anni, mai avuto problemi con Arch Linux, con i driver proprietari che ho installato alla prima installazione del sistema sul mio fisso, e mai avuto problemi. Qualsiasi aggiornamento è andato a buon fine. Quindi quando vi dicono i driver Nvidia ma danno problemi, non è vero, perché se voi scegliete una distro buona, ho sentito parlare bene anche di Pop OS, che io ho provato, quella di System 76 o System 76 che dir si voglia, e devo dire che non ho mai avuto problemi nemmeno con quella. Non ho provato altre distro purtroppo, però se la distro è all'altezza di tale nome non vi darà problemi. Ho sentito che tutti hanno problemi con Fedora, con OpenSUSE, addirittura con Ubuntu, il che mi stupisce, come la distro user friendly fatta a misura d'uomo. Strano, davvero strano, però a quanto pare è così. Quindi se voi siete una distro di qualità, vi accorgerete che il vostro workflow quotidiano non verrà interrotto da errori stupidi o problemi di dipendenze, perché se è una cosa di qualità è di qualità, quindi voi potete giudicare la qualità di una distro anche da questo. Cioè, se voi dovete passare il tempo a risolvere problemi, crash, riavvii, dipendenze corrotte eccetera, vuol dire che quella distro è scadente di qualità. Poi sì, anche l'inesperienza, le prime volte romperete sicuramente qualcosa, per carità, quello mi è successo 1000 volte, però dopo un po' vi accorgerete che esistono delle distro fatte bene e delle distro fatte male. Per quanto riguarda altri driver proprietari, ora il più emblematico è quello di Nvidia. Io altri driver proprietari che ho installato al momento non me ne vengono in mente, quindi sorvoleremo. Comunque, i driver comunque sono installabili direttamente da terminale, o ci sono i sistemi grafici di installazione dei pacchetti e degli aggiornamenti. Anche su Linux Mint è favoloso, cioè su Linux Mint voi con una
ma anche su Ubuntu c'è un segno di spunta per quando riguarda il check dei driver proprietari. Il package manager va a controllare sui server e vedere se è disponibile, e quindi voi praticamente poi potete scaricare o no, se volete, il driver proprietario in questione, quindi molto semplice. Linux Mint, Ubuntu io mi ricordo che è così, altre distro non mi ricordo, perché su Arch io faccio tutto da terminale, quindi altre distro ora non mi viene in mente. Poi per quanto riguarda un altro aspetto di sicurezza, mi viene in mente il firewall. Installatelo sempre. Allora, questa è una grossa pecca delle distro Linux, non c'è installato mai il firewall, o se c'è è disabilitato. Tra l'altro IP-Tables è uno dei migliori firewall che ci sono in circolazione. Allora, io non uso direttamente IP-Tables da riga di comando con interfaccia, utilizzo diciamo una specie di front-end, non so se si possa definirlo nemmeno wrapper, comunque una specie di front-end, si chiama GUFW o GUFW, che praticamente sta per user friendly firewall, sì, graphical user friendly firewall, che praticamente semplifica molto l'inserimento di regole. Un'interfaccia molto semplice, basilare, si può scegliere cosa bloccare, come bloccarlo, eccetera eccetera, e praticamente è un front-end per IP-Tables, che è il firewall di Linux praticamente. Questo installatelo sempre e accendetelo sempre perché è fondamentale per bloccare le connessioni in entrata da connessioni insomma sconosciute, o per controllare un po' che cosa succede se avete dei sistemi particolari, che sono sistemi di hosting di siti internet, sistemi di hosting per quanto riguarda dei servizi che devono stare sempre online, eccetera eccetera. Voi potete controllare minuziosamente cosa entra e cosa esce e non avere problemi di sicurezza. Questa è una cosa fondamentale ed è una grossa pecca, ripeto, grossa pecca delle distro Linux, perché il 99% delle distro che ho provato non hanno un'interfaccia dedicata al firewall installata, semplice per l'utente medio, e comunque hanno il firewall disattivato. Grossa pecca di sicurezza. Questo Windows vince a mani basse, non so macOS perché l'ho usato davvero poco, però Windows qua vince a mani basse, perché non solo adesso le ultime release di Windows hanno un antivirus dedicato, installato e gratuito, che è Windows Defender, ma hanno al loro interno il firewall che funziona bene, è attivo, è operativo, e l'utente deve fare davvero poco o niente per configurarlo al primo avvio. Poi ovviamente se uno vuole smanettare e configurare il firewall per delle esigenze particolari lo può fare. Allora, questo è un punto particolare perché non tutti hanno esigenza di fare questa cosa, ovvero il RAID dei dischi. Quindi se voi dovete mettere due o più dischi in RAID sta per Redundant Array of Independent Disk, ma in passato, questo non so se molti non lo sanno, la dicitura era diversa, l'acronimo, perché era Redundant Array of Inexpensive Disks, quindi array di dischi non indipendenti ma economici, cioè di poca spesa, perché all'epoca, quando c'erano gli hard disk, praticamente il RAID non era per avere più spazio, cioè anche, però l'effetto collaterale più desiderato del RAID era la velocità, perché essendo le vecchie interfacce IDE PATA molto lente, i dischi molto lenti, praticamente mettendo due dischi in RAID si raddoppiava o quasi la velocità, ed era una cosa grandiosa per l'epoca. Ora abbiamo gli SSD, anche un banale SATA fa il suo sporco lavoro e non rallenta un computer, gli NVMe non ne parliamo nemmeno, però un hard disk cioè ne sente il bisogno di un RAID, quindi all'epoca la dicitura era diversa. Questo è un piccolo aneddoto storico che pochi conoscono. Comunque, praticamente su Linux, allora io non so se è la mia scheda madre che è sfigata ma penso di no, perché molte guide che ho trovato praticamente dicono che il RAID va fatto a mano, cioè non è come su Windows che voi all'atto di installazione del sistema operativo
inserite i driver del chipset per la gestione del RAID, poi fa tutto la scheda madre, quindi direttamente Windows vede attraverso il chipset della scheda madre quei 2 dischi, 3 dischi, 4 dischi come unico o come 2 anziché 4, eccetera eccetera, in base al vostro RAID. Io ho fatto un RAID 0, quindi sono 2 SSD identici visti come un unico disco. Su Linux è un bel casino perché dovete farlo a mano, dovete installare MDM, poi dovete installare altri pacchetti che non ricordo e configurarlo a mano. Gli dovete dire la dimensione, lo stripe, la dimensione di come vengono quantizzate le informazioni, e in base a tutti questi parametri voi avete un'ottimizzazione del carico in base all'uso che ne fate. Se fate sempre lo spostamento di file grandi darete delle impostazioni di un certo tipo, se fate accesso casuale ai dati per lo più un carico in lettura anziché scrittura, farete un'altra impostazione, e questo va tutto fatto a mano. Io mi ricordo, per installare ancora mi fa paura questa cosa, però se dovessi reinstallare il sistema ora con ChatGPT sarebbe più facile, però avevo tipo 4-5 pagine web aperte perché una guida completa su come installare Arch Linux con il RAID di dischi non l'ho trovata. È incredibile, ma già, perché i vari parametri non sono spiegati su un'unica guida ma sono distribuiti su varie pagine web. Io purtroppo all'epoca non c'avevo questo sbatti di fare video su YouTube, se no avrei potuto portare un contenuto. Ora potrei farne uno in effetti, però non so, ci vorrebbe tempo e pazienza perché dovrei andarmi a ricordare tutto come ho fatto l'installazione, eccetera eccetera. Quindi questa è una difficoltà di fare i RAID sui sistemi Linux. Ora non so se ci sono delle schede madri particolari che forniscono driver Linux per i RAID, ma dubito, perché ovviamente il mondo è Windows centrico e i poveri utenti Linux chi se li incura, quindi ovviamente dobbiamo sbatterci noi, che non è sempre un lato negativo, perché per imparare l'informatica bisogna mettere le mani in pasta, come la programmazione, come lo sviluppo web, lo sviluppo software, come la progettazione hardware. Se voi smontate PC e componenti hardware fin da piccoli, o mettete le mani in pasta nel software fin da piccoli, poi possibilmente magari diventerete ingegneri hardware o software, o lavorerete per aziende di cyber security, eccetera. Quindi sì, ci sono lati negativi, però è un modo per imparare, perché ormai l'informatica non si impara più, cioè ormai è tutto pronto, cioè la pappa pronta, Android scarichi l'app, Windows scarichi l'app, Linux scarichi l'app, cioè davvero macOS non ne parliamo, è di una semplicità estrema, cioè non esiste manco l'installazione su macOS. Certe applicazioni, copiate il file DMG nella carta dell'applicazione, fine, funziona, cioè è proprio ridotto all'osso. Quindi l'informatica non è aprire il sito internet per andare sui social network, quella non è informatica, non è informatica andare su YouTube, non è informatica andare su TikTok, quindi mi dispiace dirlo, ma ormai l'informatica non ne capisce quasi più nessuno. Invece chi è nato magari negli anni 80-90, quando i computer erano agli albori, non c'era l'interfaccia grafica, non c'era il programmino pronto. A volte il programmino te lo dovevi scrivere tu in DOS, te lo dovevi scrivere in Assembly, te lo dovevi scrivere, non lo so, in Fortran, in altri linguaggi, o comunque c'erano molte più cose, processi che oggi sono automatizzati nei sistemi operativi e che prima non lo erano. Quindi sì, abbiamo dei PC che ora fanno tutto da soli, però diciamo che non ne capiamo niente di come funzionano questi PC, perché è già tutto bello e pronto, o almeno la maggior parte delle cose. Quindi niente, piccola parentesi, io comunque sono nato negli anni 90, non sono così, diciamo, così esperto, ma chi è nato negli anni 80 magari sicuramente, o anche prima, negli anni 70, insomma, magari negli anni 80-90 aveva una quindicina, una ventina d'anni, ha potuto sperimentare e toccare con mano queste cose. Poi, per quanto riguarda lo spauracchio generale che c'è nei confronti dei sistemi Linux, ecco, questa cosa mi dà i nervi, perché la gente comune ti dice: ah, ma Linux è difficile, io non lo so usare,
Windows è più facile, eccetera eccetera. Allora, sfatiamo questo mito, luogo comune, leggenda metropolitana, perché di tal si parla. Questa cosa mi dà sui nervi, perché come io, tu, lui, lei abbiamo imparato ad andare, per esempio, in bicicletta, no? Non è che al primo piede sul pedale subito, oddio, qualcuno sì, qualcuno fortunato, ma io mi ricordo che da piccolo ho lanciato la bicicletta per terra tentando di spaccarla più volte prima di imparare a pedalare, a trovare l'equilibrio senza le rotelle, perché mi arrabbiavo che ogni volta non riuscivo e cadevo per terra, quindi, ok? Quindi il processo di apprendimento richiede tempo, sforzo, dedizione, fatica, ok? Bisogna essere caparbi. Ed è fastidioso e frustrante, lo so, ma come si è applicato per Windows, lo si può applicare per Linux, per macOS, per qualsiasi altro sistema operativo. Quindi la stessa cosa quando si impara a usare un programma per l'editing video o per il ritocco delle foto o per l'editing audio, si impara, no? Non è che già nasciamo, no? Ok? Quindi questa cosa del è difficile è una scusa, più che altro, una scusa per rimanere pigri e stare nella bambagia e continuare a rimanere ignoranti, perché alla fine è più facile restare ignoranti, no? Sì, è più facile, lo ammetto, è più facile restare ignoranti che studiare e sbattersi per imparare qualcosa di nuovo. È più facile, non neghiamolo. Quindi non è questione di Linux è più difficile. Linux è impossibile, Linux... No, non è vero. Come hai il tuo workflow su Windows o su macOS, ce l'hai su Linux. Io ormai Windows non lo apro mai, praticamente mai, se non forse ogni tanto mi viene voglia di giocare a qualcosa, oppure non lo so perché non lo apro davvero mai, cioè non lo apro mai. Cioè ogni tanto lo apro, aggiornamento driver, aggiornamento software e poi lo chiudo, non faccio niente. Quindi, boh. Si impara come tutto, si impara sbattendoci la testa. Tra l'altro, come molti vi avranno detto, i forum dedicati a Linux, tutte le pagine dedicate, le guide dedicate, sono davvero che non si contano, specialmente per le distro più famose, Ubuntu, Debian, Arch Linux, Linux Mint, non so, le distro quelle più rinomate, sono davvero fatte bene e ci sono in tutte le lingue, quindi voi praticamente trovate tutto, cioè basta cercare, ora poi con ChatGPT è ancora più facile, però basta cercare, io ho imparato così nei forum, cioè non ci mettevo niente e riuscivo, poi col tempo ho memorizzato molte cose e ora le faccio in modo automatico, e all'epoca ogni volta dovevo andare magari a cercare il sito web per fare quella cosa lì, ora invece ce l'ho nella mia testa, quindi si impara. E una volta che si impara, niente, basta. Cioè, te lo scordi come andare in bicicletta. Non è che voi ogni volta che salite in bicicletta pensate a come dover mettere i piedi sui pedali. No, salite in bicicletta, la prima spinta e già avete fatto 1 chilometro senza che nemmeno ve ne siete accorti. Quindi, questo mito del Linux è difficile è una... Non dico, non voglio essere volgare, però una grossa fandonia, ecco, per metterla in maniera pulita. Quindi diffidate da chi vi scoraggia ad usare Linux, a dire e vi dice ma Linux è difficile, Linux qua, Linux là. No, non è vero. Perché? Perché non è vero? Perché probabilmente quella stessa persona che vi sta dicendo Linux è difficile e che usa Windows da quando aveva 5 anni e ora ne ha 40, non ha mai imparato a usare Windows. Perché imparare a usare Windows è difficile tanto quanto usare Linux. Perché? Oh, non è una bestemmia, scusate se per forse la maggioranza di voi sto bestemmiando, però è proprio così, perché io trovo persone che alla prima installazione intanto non sanno installare Windows, quindi perché lo trovano già preinstallato, quindi non lo sanno installare. C'è gente che quando gli dico di formattare il PC va nel pallone, cioè preferisce tipo comprare il PC nuovo, quindi non lo sanno installare, non sanno che cosa sia l'installazione di Windows, che tra l'altro è semplicissima, non lo sanno installare, quindi una cosa assurda. Tra l'altro, un altro punto di cui parlare è l'installazione di Linux di cui parlerò dopo. Praticamente non lo sanno installare, quindi. Poi per quanto riguarda la configurazione di sistema,
specialmente sui nuovi computer, molti non sanno che gli SSD non vanno d'accordo con la famosa e rinomata e celebre deframmentazione del disco, che su Windows, anche su Windows 11, che non prevede più l'utilizzo di dischi rigidi a piatti magnetici, è attiva di default. Quindi praticamente voi state distruggendo i vostri computer, i vostri SSD, le vostre memorie a stato solido con la deframmentazione che viene attivata periodicamente. E nessuno lo sa, nessuno sa dov'è, nessuno sa come si attiva, come si disattiva. E praticamente quando installi Windows tu hai questa deframmentazione che ti va a distruggere le celle. Perché si distruggono le celle di memoria con la deframmentazione? Perché praticamente sugli SSD c'è la write amplification, che vuol dire quando tu sposti un file, scrivi un file, cancelli un file su una cella di memoria, no, su una cella di memoria, su un SSD che è composto da più celle di memoria, praticamente l'algoritmo di gestione delle celle, per avere la massima efficienza, velocità e risposta in millisecondi minore possibile, cosa fa? Va a distribuire porzioni di file su diverse celle, no? E lo fa apposta perché poi in lettura, ma anche in scrittura, si ottiene una velocità triplicata, raddoppiata, quadruplicata, dipende dal numero di celle, no? La deframmentazione, scusate, questo ora ne parliamo, per quanto riguarda appunto la write amplification, quando voi spostate un file sul disco, praticamente poi prima di tutto i file vengono memorizzati nella RAM dell'SSD, se ce l'ha, perché i SSD hanno la RAM, oppure in una cella di memoria adibita come RAM, perché sono di solito celle multi-level cell, 3-level cell, quindi con più bit per cella di memoria, limitate a lavorare a single level cell, quindi con meno capacità ma molta più velocità, e funge da RAM, diciamo che funge da RAM. Vengono memorizzate prima lì, per questo sono velocissimi. Poi, quando voi non usate il disco per fare grossi lavori, il disco, con il suo controller e il suo firmware, smista quei file che ha memorizzato lì in maniera velocissima nelle varie celle. Quindi questi file vengono scritti e riscritti più volte e spostati nelle celle per ottimizzare poi il recupero e la velocità, quando poi servirà a leggere quei file. Questo amplifica le scritture, e ogni scrittura su un SSD pesa perché si usurano le celle di memoria, cosa che non succede sui dischi magnetici. E la frammentazione è fondamentale perché aumenta la velocità di recupero dei file dal disco, praticamente, rispetto a un hard disk classico a piatti magnetici dove invece i file devono essere contigui, ovvero tutti più vicini possibili, per far sì che la testina attui meno spostamenti per recuperare lo stesso dato, perché meno si muove la testina, più veloce sarà il recupero del file e minore sarà la latenza di risposta del disco alle richieste dei software che poi utilizzate, che devono fare caching, devono scrivere, devono leggere file dal disco. La deframmentazione praticamente distrugge questo processo di smistamento nelle celle e va a rimettere tutti i file in meno celle possibili per appunto levare la frammentazione, che è una bestemmia su un SSD. Voi praticamente state distruggendo l'SSD e questa cosa su Windows è attivata di default. Ora, tu carissimo esperto di Windows che critichi Linux perché è difficile, questa cosa è attivata di default praticamente su Windows. Su Linux la deframmentazione non serve perché il file system praticamente non gli pesa la frammentazione, cioè il banalissimo e vetusto XT4 non teme la frammentazione dei file, cioè voi potete fare la deframmentazione, potete attivarla periodicamente o farla voi a comando quando vi serve, però non vi cambia la vita, cioè anche su un disco rigido a piattelli magnetici non cambia la vita, mentre su Windows è fondamentale. Questo, caro utente Windows, tu lo sapevi? Ovviamente no. Poi per quanto riguarda anche una configurazione per quanto riguarda l'accesso alle risorse, per esempio il processore, c'è un'opzione che permette di avviare il sistema operativo con tutti i core attivi già al boot e velocizzare l'avvio. Quindi anziché usare un solo core come di default, ne usa 12, 20, 30, quelli che avete voi. E questa opzione va attivata manualmente, se no il sistema all'avvio usa un solo core. Quindi questa cosa molti non la sanno ed è disattivata, quindi un'altra castrazione software che ha Windows.
Altro problema, l'avvio rapido. Windows di default da Windows 8 se non sbaglio 10, da 10 è sicuro, 8 non ricordo, 10, 11, i successivi che ci saranno, c'è questa cosa che si chiama avvio rapido. Praticamente che cosa fa? Va a memorizzare il contenuto in RAM nel disco SSD o hard disk a pittoli magnetici che siano, per far sì che funga come da ibernazione anziché arresto del sistema classico. Quindi quando voi poi avviate il PC, dopo averlo spento, tra virgolette, perché in realtà è un'ibernazione che lui fa, avrete un avvio più rapido del sistema, perché diciamo è memorizzata la vostra configurazione che avete lasciato precedentemente. Vero, velocizza, però fa un sacco di guai, perché intanto con i moderni SSD sono appunto scritture in più, che come abbiamo detto prima per la write amplification che avviene su questa tipologia di supporto fisico, va a rovinare le celle di memoria nel tempo, perché sono letture e scritture in più che non servono, quindi già causa di problemi. Secondo problema è l'instabilità che causa, perché è come se voi non spegneste mai il computer, che su Linux non cambia niente, perché diciamo che i moderni sistemi Linux, tranne per gli aggiornamenti kernel e a volte nemmeno quelli, se voi lo tenete sempre acceso non succede quasi mai niente, sono stabilissimi. Su un sistema Windows, praticamente come anche su un sistema Android, è un grosso problema, perché voi praticamente incasinate tutto, specialmente se in questi periodi di tempo dove non si spegne mai il PC in modalità pulita, fate degli aggiornamenti software con Windows Update. Ancora peggio, c'è gente che io dopo avergli disattivato questa opzione di avvio rapido, cosa che comunque faccio sempre, hanno risolto problemi di stabilità che hanno avuto nei mesi precedenti dove questa opzione era attiva. Quindi questa cosa utenti Windows, voi la sapete? Dubito, forse l'1% di voi. Comunque, questi sono piccoli esempi comunque. Ci sono delle chicche di Windows nascoste nel sistema per farlo lavorare meglio, per alleggerirlo, ma anche chicche per quanto riguarda installazione e disinstallazione di applicazioni, perché per esempio voi quando installate un'applicazione e poi la disinstallate, Windows vi lascia molte porcherie, file di registro, file di cache, eccetera, sul sistema. Quindi praticamente voi appesantite il sistema con le varie, anche con le disinstallazioni che fate, perché voi dite quell'app non mi serve più, la disinstallo. Benissimo, saggia pratica da svolgere, però praticamente vi lascia tutta la sporcizia che si portava dietro quel programma, perché Windows non la va a eliminare di default. Quindi o si fa una pulizia del disco, cosa che non ho mai visto fare quasi mai a nessuno, oppure praticamente ci sono dei tool particolari, per esempio come Geek Uninstaller, che vi vanno a rimuovere, oltre al programma, è un uninstaller praticamente, un programma che serve a disinstallare programmi, e vi disinstalla sia quelli, vi può disinstallare sia quelli che installate voi, sia quelli che si installa dall'App Store di Windows, quindi anche le applicazioni di sistema, un po' come potete fare anche con CCleaner, però Geek Uninstaller praticamente fa la pulizia completa dopo la disinstallazione. Questa cosa gli utenti Windows, la maggior parte di loro non la sa, o comunque se la sa la ignora, e causa problemi, perché nel tempo poi ci vuole il classico formattone che è una rottura, perché se c'hai 20 giochi installati, i programmi con cui lavori, i tuoi file, le foto della vacanza, eccetera eccetera, è un bel rompimento di balle, specialmente se hai tutto su un unico disco e non hai magari un secondo disco dedicato ai dati, come può essere su un fisso, su un portatile, ovviamente no. Quindi tutte queste pratiche che chi utilizza Windows, che gente che io anche magari conosco, non ha mai sentito parlare. Cioè in anni e anni di utilizzo di Windows non sanno nemmeno che cosa siano. Quindi cari esperti di Windows che dite che Linux è difficile, imparate prima a usare Windows, poi forse ne riparliamo, perché davvero fate ridere, perché siete ignoranti in materia sia per quanto riguarda Windows sia per quanto riguarda Linux. Quindi ci vuole sempre quella curva di apprendimento, non è che si nasce imparati, come si suol dire. Per quanto riguarda l'installazione, ecco, io stupido ho dimenticato primo impatto con Linux, ovvio, l'installazione. Scusate, colpa mia. Allora, per quanto riguarda l'installazione, allora
L'installazione diciamo, la maggioranza delle distro è molto semplificata, alla stregua di quella di Windows, forse poco più avanzata, ma perché, ripeto, Linux, i sistemi GNU Linux hanno bisogno di, cioè hanno più parametri di personalizzazione, quindi ci sta che ci sia quell'opzione in più che magari non conoscete, ma che potete approfondire prima di dare conferma all'installazione poi definitiva del sistema. Però graficamente è molto base, cioè lingua, la tastiera, il fuso orario, come formattare il disco. Molti sistemi ormai danno l'impostazione di default, quindi vi fa la partizione boot, quella dove c'è il grab, praticamente il bootloader, poi c'è la partizione home, c'è la partizione, magari vi fa una partizione home separata per i vostri file e programmi, quindi se vi si corrompe il sistema voi potete reinstallarlo senza perdere le vostre cose. Poi c'è una partizione swap che di solito è come sarebbe il file di paging di Windows, viene chiamato swap su Linux, e praticamente quando vi finisce la RAM lui fa lo swap sul disco, che su un SSD velocino, non dico veloce ma velocino. Se avete un hard disk evitate, perché mamma mia, perdete poi troppe prestazioni. Quindi diciamo che sono predefiniti. Poi potete scegliere il file system, ripeto, quindi questa è un'altra opzione in più, in base alle vostre necessità. Se utilizzate gli snapshot dovete poi installare dei programmi per fare gli snapshot, per controllarli graficamente, che è molto più comodo. Quindi qualcosina in più di Windows c'è. I driver poi c'è da vedere se tutti i driver open sono presenti per le vostre periferiche o no, quindi sicuramente anche quello un grado di sbattimento in più rispetto a Windows, però nel 90% dei casi ormai, non dico nel 90% dei casi ormai tutto è pronto all'inizio. La maggior parte delle cose come supporto periferiche c'è. Ovviamente poi schede video e periferiche particolari si può installare il driver proprietario, che tranquillamente, come dicevo prima, ci sono delle interfacce grafiche apposta per cercarli, quindi tipo il microcodice del processore, il driver della scheda video, il driver di, non so, addirittura ci sono delle distro tipo Ufficio Zero Linux, che è favoloso, che io l'ho installato su un PC, praticamente dei driver dedicati per tutte le stampanti e scanner, quindi una distro ottimizzata per chi magari utilizza questo tipo di periferiche, ed è una distro italiana, sviluppata da italiani, basata, se non sbaglio, su Debian, e l'altra anche su Devuan. Ci sono diverse varianti, una pure su Linux Mint se non ricordo male. Comunque tanta roba questa distro, dovrei approfondire l'utilizzo perché ancora non ho finito di configurarla. Comunque poi ci sono delle distro che proprio dei driver fanno il loro clou, o comunque delle distro come Debian che prediligono utilizzare il driver open anziché quelli proprietari, anche se voi li potete comunque aggiungere. Ogni distro ha le sue peculiarità, però diciamo che nella maggior parte dei casi non dovreste avere grossi problemi. Per quanto riguarda l'installazione invece testuale, come per esempio quella che si deve fare su Arch Linux, diciamo che è più complessa, perché diciamo non c'è la guida dell'interfaccia grafica, è molto meno intuitiva, quello sì. Infatti sono state create delle distro derivate da Arch Linux, come, se non erro, EndeavourOS, Manjaro Linux, poi c'è, ora non ricordo l'altra il nome, che hanno l'installer Calamares, se non erro, che è quello un po' universale, e sono molto più facili da installare, però sono anche un po' meno personalizzabili, perché con l'installer originale di Arch Linux testuale voi vi potete sbizzarrire, installare quello che volete, a configurarlo come volete, e non avete nessun freno, diciamo, da parte del sistema per qualsiasi configurazione voi vogliate fare, dischi RAID per quanto riguarda installazioni di programmi, ambienti grafici, eccetera. È molto più versatile, però giustamente per chi ha le prime armi troverà delle serie difficoltà. C'è da sbatterci un po' la testa. Le guide su Arch Linux non mancano, ce ne ha Gogo scritte, quella ufficiale sulla wiki direttamente sul loro sito, che è favolosa. Però se volete qualcosa di più plug and play, diciamo,
qualcosa di più immediato, preferite ovviamente le guide su YouTube, perché vi fanno vedere a occhio appunto il procedimento, quindi non è solo qualcosa di scritto, vi fanno vedere anche magari qualche errore che potete incontrare, come si presenta l'installer da terminale, quindi secondo me sono molto più complete. E poi ovviamente potete preferire l'una o l'altra, per esempio per l'installazione su sistemi UEFI oppure su sistemi classici BIOS con BTRFS, oppure la classica installazione con XT4, eccetera eccetera. Quindi poi in base alle vostre esigenze, alla vostra configurazione, troverete quella che più si confà a voi. Quindi questo era doveroso dirlo, perché non tutte le distro, anche Gentoo Linux se non sbaglio, che è tutto un altro discorso, perché è un'altra meta distribuzione come Arch Linux, però ancora più complicata da settare, perché lì tutto va compilato, cioè ogni pacchetto va compilato, richiede tempo, dedizione e tanta pazienza, perché è facilissimo rompere qualche dipendenza, specialmente con gli aggiornamenti. Però se non sbaglio anche quello, se non ricordo male, sì, al 99% sono sicuro, ha l'installer testuale da terminale e non quello grafico. Poi per quanto riguarda l'installazione, alla fine non mi viene da segnalare particolari criticità o difficoltà. Comunque sì, diciamo che se voi usate periferiche molto vecchie, specialmente quelle che non hanno un driver, un supporto Linux nativo fatto dal produttore, o delle periferiche particolari, poco conosciute, poco diffuse, potreste avere dei problemi con i driver. E purtroppo quello è vero, anche computer molto vecchi non hanno supporto driver per qualche cosa. Per esempio io avevo un vecchio portatile, questo sì, purtroppo è una pecca dei sistemi GNU Linux rispetto a Windows, perché appunto i produttori non si impegnano a creare i driver. Poi c'è anche il problema della frammentazione, quindi le aziende sono scoraggiate sia dalla minore utenza che usa i sistemi Linux, sia anche dalla frammentazione delle varie distro. Quello purtroppo è un problema. Questo è un punto a sfavore rispetto a Windows. Sì, questo sì. Io per esempio avevo un vecchio portatile dove non funzionava il wifi. Praticamente mi sono dovuto ingegnare, ho dovuto utilizzare un sistema, non so se chiamarlo una specie di... è un wrapper forse, perché si chiama NDIS wrapper, scritto NDIS wrapper, che praticamente cosa fa? Impacchetta il driver Windows e lo fa funzionare su Linux, una cosa fuori di testa che quando l'ho scoperto, cioè, sono impazzito, ho detto ma dai, esiste una cosa simile? E praticamente sono riuscito a farlo funzionare perché ho installato il driver di Windows XP su Debian e ha funzionato. Cioè, mi ricordo se fosse Debian o l'Ubuntu, forse era l'Ubuntu, sì, se non ricordo male era l'Ubuntu. E ha funzionato perfettamente. Cioè, io accendevo il wifi con il pulsantino del portatile, proprio il pulsante dedicato al wifi, partiva il wifi e si collegava fuori di testa col driver per Windows XP, perché era un vecchio portatile che aveva praticamente un processore Celeron M basato sull'architettura Pentium M, che aveva praticamente i core del Pentium 3 e l'architettura per interfacciarsi alla memoria del Pentium 4. Era un ibrido con l'architettura, era un ibrido tra il Pentium 4 e il Pentium 3. Davvero dei buoni, ottimi processori per quanto riguarda prestazioni, consumi, erano dei bei processori. E poi niente, aveva la grafica dedicata a Intel, quella, cioè integrata, scusate, integrata, GMA qualche cosa, ci abbiamo fatto girare una volta, scusa portatile, GTA San Andreas, tutto al minimo con delle mod, sì, a 5-10 fps, però incredibile, ma siamo riusciti a farlo. Comunque sì, era un portatile molto vecchio e io ho risolto il problema del wifi con questo NDIS wrapper e praticamente ci sono delle configurazioni dedicate per chi ha problemi con i driver che si possono risolvere in questo modo. Davvero una gran figata. Quindi la comunità GNU Linux è viva, comunica, sviluppa
soluzioni, risolve problemi, è davvero, davvero bello, non vi sentirete soli una volta installato Linux. Cioè, anche se non conoscete nessuno come io, per esempio, io conoscevo mio zio non è che stava qua vicino a casa mia, quindi ero solo e io ho imparato da solo che online c'è davvero tanta roba, forum, pagine dedicate, ormai ci sono anche canali YouTube che parlano di Linux, cioè, ma anche prima, ma ora molti di più, quindi non dovreste avere problemi per tante cose, dovreste trovare la soluzione voi da soli. Poi, non so, una parentesi divertente che potrei fare è praticamente la compilazione dei pacchetti su Linux, cosa che ho accennato già prima quando parlavo di Ubuntu. Su Arch Linux è quasi la normalità, non come su Gentoo Linux, ma quasi, perché da AUR molte volte voi scaricate un file che si chiama pkgbuild, che dà le direttive al Pacman di come compilare il software, scarica il sorgente, compilare, installare le dipendenze, eccetera, che non è molto sicuro perché l'Arch User Repository non è ufficiale di Arch, ma è appunto un repository utente, quindi può essere meno controllato, meno mantenuto, ci possono essere più falle di sicurezza, e inoltre ci sono dei pacchetti che a volte con il nome ci si confonde e si installa una variante infetta o una variante che non c'entra niente, che ha un nome molto simile al sistema ufficiale, al programma ufficiale, quindi si possono combinare un po' dei disastri, c'è da stare attenti, quindi c'è da stare attenti, sì, però è bello perché, cioè, poi su Arch Linux è difficile che vi manca un software, cioè non potete installare un software perché manca, cioè voi potete installarlo potete installarlo con Wine, potete installarlo con Proton, potete installarlo dall'Arch User Repository, potete sbizzarrirvi. Addirittura su Arch Linux c'è un sistema che permette di installare i pacchetti Debian.deb, quelli di Ubuntu, Linux Mint Debian, su Pacman, tramite Pacman su Arch Linux, che è una gran figata, ho provato e funziona. Vi dovete sbattere un po' a installare le dipendenze voi, però una volta installate le dipendenze, cioè funziona il pacchetto Debian sul sistema Arch Linux. Cioè Arch è davvero, se siete smanettoni che installate e disinstallate, usate molti software diversi, su Arch non avrete mai problemi di dire quella cosa mi manca, cioè riuscirete sempre o quasi sempre a trovare il modo di fare funzionare tutto. Comunque la parentesi anche era riguardo alla compilazione del kernel, che ho fatto molte volte su Ubuntu, sul mio portatile, e passavo le notti fino alle 2, alle 3 a stare lì a compilare, e praticamente io mi scaricavo il sorgente del kernel e poi avevo trovato una guida su YouTube fatta in un'università, o era un LUG, che sarebbe un Linux User Group, che sono quelle comunità Linux che ci sono nelle varie città che praticamente diffondono il verbo insomma fanno conoscere le persone come usare Linux, il mondo appunto open source, queste cose qua. Praticamente spiegava come compilare il kernel. Io mi scaricavo il sorgente, c'era questo programma, un'interfaccia diciamo semitestuale, dove ti muovevi con le freccette e il cursore, e attivavi e disattivavi varie funzionalità del kernel che poi sarebbero state compilate nel kernel definitivo da installare poi sul sistema Linux. E praticamente niente, io non è che facevo grandi cose perché non avevo le capacità, però tipo provo a attivare e disattivare qualche cosa, cambiavo lo scheduler. Ecco, questa è una cosa fighissima che ho fatto, cambiare lo scheduler per quanto riguarda il processore, quindi come viene utilizzato il processore e le sue risorse dai sistemi. Quindi c'era questo, non so se conoscete, per i più smanettoni penso sicuramente sì, il Brainfuck Scheduler, praticamente, che era una figata, che andava a fare guadagnare al processore, specialmente i processori multicore, delle prestazioni che so dall'1% fino al 5-10%, dipende il carico di lavoro che davate alla CPU, e praticamente andava a sostituire lo scheduler di default di Linux e installava questo nel kernel. Quindi voi dovevate scaricare le patch per quanto riguarda il Brainfuck Scheduler, il kernel con i sorgenti, quindi il kernel vanilla dal sito ufficiale di Linux, poi combinare queste due, compilarlo. Io l'ho fatto un sacco di volte, e quindi poi praticamente voi quando avviavate Grub
o Grub. Nel bootloader trovavate quale kernel voi volevate caricare. Io caricavo quello predefinito, oppure questo di qua con l'estensione, se non sbaglio era BFS, che è Brainfuck Scheduler, che era più veloce. Ora non mi ricordo se realmente ci fosse questo vantaggio, però era fighissimo farlo, perché mi sentivo tipo un hacker informatico di qualche film. È davvero divertente. Io l'ho fatto tante volte, ora non ho il tempo, lo sbatti. Poi su Arch diciamo che non serve fare tutti questi smanettamenti, perché il sistema è molto snello, quindi difficile dire che Arch è pesante. Cioè, anche se installate gli ambienti più pesanti tipo KDE, Plasma o GNOME, difficile che abbiate dei rallentamenti, a meno che il PC non è molto vecchio. Però sul portatile magari quel 5% in più di processore disponibile faceva gola. Insomma, quindi anche questo è una cosa bella per quanto riguarda il mondo Linux. Vi potete customizzare addirittura il cuore del sistema, il kernel, e compilarlo a vostra immagine e somiglianza, meglio a immagine e somiglianza del vostro sistema hardware, che è più corretto. E questa è una cosa molto divertente che, no, non lo so, se qualcuno gli piace smanettare lo può fare. Poi un altro punto che ho scoperto di recente, c'è una differenza tra Windows e Linux, praticamente i software di gestione dell'hardware, per esempio ventole, LED, RGB, poi statistiche, overclock di processore, schede video. Ecco, allora, per quanto riguarda i LED, ci sono dei programmi che potete installare che sono open source e che funzionano per gestire LED di scheda madre, dissipatore, RAM, mouse e tastiera. Io per esempio utilizzo, mi ricordo come si chiama, OpenRGB o qualcosa di simile. Comunque ci sono, ma non hanno il supporto totale. Per esempio i LED della mia scheda grafica non li posso gestire da Linux, devo andare su Windows, che ho il software MSI che mi gestisce i LED della scheda video. Purtroppo, cioè, dell'MSI c'era la 1070, ma la 1080 non è contemplata, purtroppo. Per esempio, invece scheda madre, dissipatore, riesco a gestirli tranquillamente dal pannello su Linux. Poi software tipo MSI Afterburner o simili si chiama LACT, ovvero LACT, funziona su tutte le schede di tutti i brand, e praticamente potete fare lo stesso identico procedimento che fate su Afterburner, tipo per undervolting, overclocking, gestire il power limit, tutte queste cose qua. Praticamente la stessa identica cosa, forse anche in modo più semplice, anche su Linux. C'è addirittura il grafico, vi dice in tempo reale consumi, frequenze, ventole, memoria, tutto, utilizzo del processore video. Piccola chicca, ora non so se su AMD c'è una cosa simile, ma su Nvidia c'è un pacchetto che si chiama NV Top, che sarebbe il top dedicato a Nvidia. Cioè il top sarebbe praticamente un pacchetto che vi permette su Linux di avere un task manager in tempo reale, diciamo semi-grafico, nel terminale. E la stessa cosa potete averlo con la scheda Nvidia, ed è molto più dettagliato addirittura su certe cose, perché addirittura vi dice il carico della GPU, quindi l'aspetto 3D. Poi vi dice anche il carico sull'encoder e sul decoder, quindi per esempio se voi state codificando per capire se il vostro sistema utilizza i decoder hardware, per esempio per i video per YouTube, o su DaVinci Resolve, oppure su Shotcut per editing video, per vedere se VLC Media Player sta decodificando anziché col processore, che su un portatile consuma batteria, col decoder dedicato hardware del vostro processore o della vostra scheda video, potete vederlo da lì, perché vi dà il carico in tempo reale del decoder e dell'encoder della scheda video o del processore, quindi è una figata pazzesca. Ed è leggerissimo, perché è un pacchetto che gira, cioè si avvia nel terminale, non apre finestre, è una gran figata. Quindi
c'è, anche su Linux c'è questo aspetto, quindi potete fare overclock della vostra scheda video, undervolting, monitorarla, gestire la curva delle ventole, quindi io ho impostato una curva delle ventole in modo che la scheda video non vada per esempio in modalità fanless, come l'ho fatto su Windows con il driver ufficiale di Nvidia, cioè più che altro con il sistema di MSI Dragon Center mi pare che si chiama, ora non ricordo. Lo faccio su Linux con l'ACT ed è una gran figata. Cioè, peccato che non mi gestisce LED, quello è un peccato, sì. E quindi la scheda video se la voglio spegnere, devo spegnere da Windows. E nemmeno funziona tanto bene perché mi dà problemi, a volte rimane sempre accesa. Comunque, quindi questi aspetti sono gestibili da Linux. C'è da sbattersi un po' più che altro per conoscerli, certi software, però ci sono. Per quanto riguarda poi la gestione delle RAM, perché io tipo ci sono dei programmi Windows, ho sentito parlare, non so se mi ricordo bene, Typhoon Burner o qualcosa di simile per l'overclock della RAM, per la gestione dei timings direttamente da Windows. Su Linux non ho cercato, ma anche su Windows non li uso, io faccio direttamente dal BIOS set and forget, come si suol dire. Però per chi è smanettone per quanto riguarda le RAM, gestisce i timing oppure ha delle belle RAM B-die o A-die che vuole portare al limite delle prestazioni, su Linux non vi so dire se si può fare oppure no, da interfaccia grafica sistema operativo. Ovvio, sul BIOS potete fare quello che volete. Per quanto riguarda la gestione delle ventole, quindi anche quelle del case del processore, allora io su Linux non ho questo software, non l'ho installato perché ho fatto dal BIOS, perché è una gestione molto avanzata dal BIOS. Non mi ricordo se avevo questo software precedentemente, ma penso di no. Mi pare che non ho mai installato qualcosa di simile, quindi non vi so dare indicazioni al momento. Su Windows c'è uno che si chiama Fan Control, che è fatto molto bene, è anche molto semplice, è piccolino, un programma che pesa poco e si può usare. Vi dice, in base alla temperatura, vi impostate la curva, gestire le varie ventole, vi fa la calibrazione e tutto, lo trovate, si chiama Fan Control. Su Linux ora non mi ricordo se ne ho mai usato uno, però non vi so consigliare, quindi questo è proprio un fatto di ignoranza mia personale perché non l'ho mai usato. Poi un accenno per quanto riguarda le prestazioni nude e crude del sistema, non c'è paragone, c'è il vostro PC, se usate Linux praticamente sembrerà un PC di una o due generazioni più recente, quindi inutile dirlo, addirittura con il gaming avrete più prestazioni su alcuni giochi. No, non sono pazzo, ci sono video su YouTube che parlano proprio di questo, anche ne ho visto uno oggi di uno sviluppatore di giochi italiano che ne parla in modo approfondito, anche lui conferma, impressionante, giochi non nativi Linux, giochi Windows non nativi per Linux che girano con Proton su Lutris o su Steam vanno meglio su Linux. Tra l'altro utilizzano meno processore, meno scheda grafica e meno RAM sia video che RAM di sistema, perché non c'è il peso di tutta la spazzatura che si porta dietro Windows. E quindi io sono rimasto a bocca aperta perché, cioè, quando ho scoperto queste cose un po' di anni fa, ora queste cose stanno venendo a galla perché ci sono molte più persone che sperimentano, ma è vero, quindi sia in gaming avrete più prestazioni su alcuni giochi, quelli che ovviamente sono supportati da Proton, eccetera, eccetera, e quelli che riuscite a fare girare, ovviamente, perché se un gioco proprio non gira nemmeno su Proton, allora lì ovviamente è una grossa limitazione. Ovviamente lì Windows al momento come supporto videoludico, cioè numero di titoli supportati, eccetera, eccetera, anche per il fatto degli anti-cheat, è superiore, quindi lì purtroppo Linux perde, però come giochi che possono girare a volte girano meglio su Linux, consumano meno risorse, eccetera, e in più l'utilizzo che fa Linux delle risorse è molto più parsimonioso perché non ci sono 1000 processi in background misteriosi che mandano. Tra l'altro non so se avete mai aperto Wireshark su Windows, vi prego fatelo perché così capite di che cosa sto parlando, perché se aprite Wireshark e lo impostate a monitorare l'interfaccia di rete vostra, non so, wifi, la scheda Ethernet, eccetera, vedrete
quanto schifo c'è in background che invia informazioni dal vostro PC ai server di Microsoft, Mozilla o chissà chi, Google, senza che voi avete fatto niente o aperto niente, cioè proprio all'avvio del sistema operativo. Se voi fate questa cosa rimarrete a bocca aperta. E no, credetemi, non sono aggiornamenti di Windows Update, credetemi, non sono aggiornamenti. Sono tutte le telemetrie, tutti gli spyware, anche lo stesso Avast Antivirus, non so se sapete, vi spia perché ha uno spyware integrato nel suo motore di antivirus che praticamente serve per pagare chi fa le installazioni del free antivirus, perché vendono i vostri dati, addirittura prima vendevano pure dati personali come password, queste robe qua, non mi ricordo, comunque dati proprio intimi, personali. Ora questa cosa l'hanno negata e l'hanno modificata, però fino a pochi anni fa lo facevano, perché praticamente quando il prodotto è gratis il prodotto in vendita siete voi, quindi loro si comprano voi, le vostre cose personali, i vostri dati personali e li rivendono, quindi occhio. Quindi Avast, che so, lo stesso Windows, Mozilla, con la telemetria, se voi aprite Wireshark impazzite, cioè vedete tutto il traffico che c'è sulla vostra rete, cosa che se fate su Linux praticamente totalmente l'opposto, cioè silenzio totale, un pacchetto ogni ora, se voi non avete niente aperto, un pacchetto ogni ora, cioè tutta un'altra cosa. Quindi praticamente tutta la spazzatura che si porta via, che si porta dietro Windows, va a appesantire anche l'utilizzo videoludico o anche la rumorosità del PC, le temperature, perché io quando accendo Windows per una buona mezz'oretta, anche se lo tengo acceso con niente aperto, ho le ventole a palla, mentre su Linux no, io accendo, fine, cioè non fa nemmeno tanto rumore durante il boot. Se faccio il boot su Windows le ventole a 1000, se faccio il boot su Linux niente, cioè silenzioso, si alzano un po' le ventole e basta, poi silenzio totale. Quindi questo influisce ovviamente sulle prestazioni totali del sistema, il caricamento delle applicazioni, la fluidità dei videogiochi, eccetera eccetera. Quindi questo senza dubbio è un punto a gran favore di Linux, perché l'utilizzo, cioè l'hardware viene usato quando ce n'è bisogno, non quando così per un motivo misterioso il sistema operativo decide di usarlo, perché non ve lo dice, lo usa, ma voi non sapete che cosa sta facendo. Quindi è anche un fatto di privacy, cioè voi non avete controllo sul vostro stesso computer perché c'è qualcuno via remoto che sta controllando il vostro computer al posto vostro e voi non sapete il motivo. Detto ciò, sono tanti minuti che parlo e che registro. Questo è un video che sarà più una specie di mini podcast più che un video. Comunque grazie di aver avuto la pazienza di seguirmi fino a qui. Scusate se ogni tanto mi sono acceso, scusatemi, utenti Windows, se mi sono triggerato un po', però niente, ogni tanto mi prende la vena da fanboy Linux, sì, forse sono un po' fanboy, però comunque niente, ogni tanto mi secca sentire certe chiacchiere inutili che si fanno in giro, che si dà per scontato una verità e diventa assiomatica senza che nessuno prima abbia avuto modo di fare una peer review, come si suol dire in ambito scientifico, quindi non ha senso questa cosa, non ha proprio senso. Prima di dire se un'affermazione è vera o falsa va esaminata, ecco, non è che bisogna per partito preso dire quella cosa è così, punto e basta, no, perché la conoscenza, lo studio è ciò che ci apre a nuovi mondi, a nuove possibilità, e se noi ci precludiamo questa cosa solo perché qualcuno ci ha detto che no, non lo puoi fare, no, è impossibile, e allora a quest'ora saremmo ancora ad accendere il fuoco con i bastoncini e le pietre, ecco, quindi anche no. Spero di non aver dimenticato niente. Io ogni tanto ho messo in pausa per riflettere su qualcosa in più da dire, però penso che per questo contenuto che uscirà a breve è abbastanza. E poi magari non so se mi verrà in mente di fare un contenuto più approfondito, magari su una sezione particolare dei punti che ho toccato oggi. Lo farò e sarà un video molto più breve, dedicato magari a solo quell'aspetto lì. Però così oggi, vedendo appunto gente che parla di Linux in modo improprio, spesso comunque non con la dovuta esperienza, specialmente ora che c'è questo boom delle Steam Machine, che tutti iniziano a smanettare Linux
ecco, seguite una persona, cioè non me, perché non sono così presuntuoso, dico io lo utilizzo da 13 anni, va bene, però c'è gente molto più brava di me, ingegneri informatici, eccetera, che vi sa dire realmente come sono le cose. Ci sono canali italiani che parlano di Linux in modo approfondito, non so se conoscete Saditech. Comunque, ci sono canali che fanno divulgazione vera, cioè non chiacchiere o gente che dice ah è così perché non lo so. Quindi sempre approfondire le fonti, non fermatevi sempre solo alla prima impressione o al primo impatto, non fatevi scoraggiare e soprattutto chiedete, cioè se volete imparare qualcosa c'è qualcuno che magari ha più esperienza perché ha iniziato prima a farlo, vi può aiutare, quindi non precludetevi di usare Linux solo perché qualcuno mi dice ah no, non è vero, non è difficile, si impara come tutte cose, quindi non fatevi scoraggiare. Allora per questo video è tutto e ci si rivede al prossimo.